Era il 2011. Ci siamo conosciuti in uno spazio di lavoro condiviso per artigiani, liberi professionisti, piccole imprese ed artisti. Erano persone molto diverse tra loro che non solo lavoravano a fianco, ma condividevano idee, esperienze, aiuto. E più collaboravano, più lavoravano. Era il sistema che favoriva la collaborazione. Ma come funzionava questo sistema? Lorenza voleva farci un documentario. E Giulio un'analisi di sistema. Così, una mattina di novembre del 2012, abbiamo messo insieme i nostri metodi e abbiamo deciso che avremmo fatto un documentario basato su interviste. Interviste aperte, in cui andavamo a chiedere alle persone cosa pensassero del lavoro, del denaro, del senso della vita. E da persone talmente diverse ci aspettavamo risposte altrettanto diverse. Identiche. Le risposte erano quasi sovrapponibili. Magari si stavano influenzando a vicenda. Allora abbiamo deciso di cambiare completamente contesto e siamo andati in Sud Italia, nel Pollino. Abbiamo posto le stesse domande e abbiamo ricevuto le stesse risposte. Si trattava forse di un nuovo paradigma economico? E se così era, se veramente eravamo di fronte all'inizio di un cambiamento strutturale del modo di intendere il lavoro, non poteva essere solo in Italia. Quindi siamo andati a Londra, abbiamo posto le stesse domande a Building Blocks, che è uno spazio di lavoro per artigiani che stava aprendo proprio in quel momento nell'estrema periferia nord, su a Tottenham. E anche lì abbiamo ricevuto le stesse identiche risposte. E allora abbiamo capito che avevamo in mano qualcosa e abbiamo esteso la ricerca e siamo andati in Germania prima, Berlino, Potsdam, e poi dopo Spagna, Portogallo, e ovunque le persone ci dicevano le stesse cose e ci parlavano di condivisione, ci parlavano di collaborazione, ci parlavano del loro desiderio di rendere il mondo un posto migliore attraverso il proprio mestiere. E la cosa incredibile non era solo che le risposte fossero sempre identiche, ma che quelle persone non si conoscevano, non potevano conoscersi, non sapevano niente l'une delle altre, anche perché alcuni concetti che oggi sono per noi di uso comune, al tempo erano veramente di nicchia. Pensate che una parola comune come coworking, che oggi usiamo tutti, oggi qualunque cittadina ha un piccolo coworking. Immaginate che al tempo di coworking ce n'erano meno di 2000 in tutto il mondo. A quel punto abbiamo investito tutte le nostre energie e risorse. Da allora di spazi di lavoro condiviso ne abbiamo visti più di 190 in tutto il mondo. Erano persone che in concreto realizzavano quello che la maggioranza delle persone ritiene impossibile. Perché ci hanno insegnato che il lavoro è competizione. Sin da bambini veniamo addestrati alla competizione. Ci insegnano a battere gli altri, ci insegnano a desiderare servizi esclusivi. Vogliamo essere parte di club esclusivi. Noi paghiamo di più per escludere. Ci hanno insegnato che il mondo del lavoro è fatto a piramide. Sotto sta chi non può o non vuole dare di più. Chi invece vuole avere impatto, chi vuole prova a scalare, fa la famosa scalata della piramide. E questo viene presentato come un sistema equo, addirittura, c'è spazio per tutti. Però questa è una menzogna. È una menzogna perché questa piramide in realtà non è una piramide. Questa piramide è un imbuto. C'è una base larga, c'è una cima lontana e le pareti sono praticamente verticali. È quasi impossibile arrivare al vertice della piramide partendo dalla base, che in alto c'è sempre stato. E se anche fosse possibile veramente arrivare al vertice partendo dalla base, sarebbe comunque un sistema iniquo. Oggi noi ci preoccupiamo tanto di porre tutti pari ai blocchi di partenza e poi vinca il migliore. Ma cosa importa chi vince? Se anche vince per merito, ma se chi vince si prende tutto e non lascia agli altri niente, è un sistema ingiusto. Possiamo noi adesso ancora immaginare che sia possibile un sistema dove là in alto c'è chi ha tutto e c'è una base gigantesca di gente che non ha niente?
vedevamo tutti i vantaggi delle organizzazioni orizzontali. Sono più stabili, sono più sicure, sanno rinnovarsi nel tempo. Sono degli spazi di lavoro che esprimono con amore quello che fanno. Però vedevamo anche che questi spazi commettevano tutti gli stessi errori. E questo era un peccato. Perdevano tempo, perdevano d'impatto. Allora abbiamo capito che era necessario fare un modello. Avete presente un bar? Ecco, i bar sono tutti simili e tutti diversi, però seguono tutti lo stesso concetto di bar. Ecco, noi volevamo fare un modello per gli spazi di lavoro collaborativi. Il modello Multifactory, così è nato. Noi ci eravamo resi conto che tutti gli spazi che avevamo visitato passavano attraverso 7 fasi, 7 momenti di passaggio. Erano anche 7 fasi che scandivano in chiave temporale l'evoluzione di questi spazi. Dopo 6 mesi capitava sempre la stessa roba, dopo 1 anno, dopo 2 anni, e le questioni da risolvere erano sempre le stesse: i rapporti con la proprietà, i rapporti con i media, i rapporti con le istituzioni. A un certo punto venivano sempre fuori problemi tra i fondatori e quelli che venivano dopo, tra i vecchi e i nuovi soci, no? E non tutte le soluzioni che venivano trovate dagli spazi erano ugualmente efficaci. Quindi abbiamo semplicemente pensato di prendere le migliori soluzioni per superare queste 7 fasi e di compendiarle in un modello. E così è nato il modello Multifactory, che di base è un modello per chiunque voglia far partire uno spazio di lavoro condiviso che sia basato sui principi di eterogeneità, di collaborazione, di aiuto circolare e di governance orizzontale, che significa che tutti i soci sono ugualmente responsabili nel prendere decisioni, non c'è un capo, non c'è un vertice, tutti decidono e tutti si impegnano a portare avanti quello che viene deciso dalla collettività. Più o meno alla fine il 30% del modello viene da quello che abbiamo visto nel nord e centro Europa. Tutte le esperienze delle sociocratiche e il metodo del consenso. Il 30% circa viene da quello che abbiamo visto nella West Coast californiana, la Duocracy in particolar modo, che è un sistema per valorizzare il ruolo del singolo all'interno di un progetto collettivo. E il 40% invece viene da tutto quello che abbiamo visto nel resto del mondo. Nord Africa, Medio Oriente, Asia, Sud America. Beh, in effetti qualcosina ce l'abbiamo messo anche noi. E poi il modello l'abbiamo applicato. Nel 2017 è nata R84 Multifactory a Mantova. Nel 2019 è nata Risma 11 Multifactory ad Alzano Lombardo. Nel 2021 è nata Infatti 9 Multifactory a Biassono. Sono tutti spazi concreti, ci potete entrare dentro e troverete alla vostra sinistra un consulente del lavoro, alla vostra destra uno studio di comunicazione, salirete le scale e troverete un termoidraulico, un podcast producer, una counselor e infine una cucina comune. E che cosa fanno queste persone in questi spazi? Lavorano. Tutti i giorni portano a casa il pane per se stessi e per le proprie famiglie. E come tutti contribuiscono allo sviluppo e al benessere della collettività. Ma nel fare questo, tutti i giorni cercano, sperimentano, mettono in pratica delle soluzioni per rendere il proprio mestiere più sostenibile, più equo, più accessibile, più giusto. Cercano di immaginare e di sperimentare oggi il mondo di domani. Perché sapete, per cambiare il mondo servono energie immense. E dove mettiamo noi la maggior parte delle nostre energie? Nel lavoro. È nel lavoro che abbiamo più impatto, nel bene o nel male. Allora, se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo partire dal cambiare il mondo del lavoro. Perché non si cambia il mondo con l'attivismo del sabato sera, non si cambia il mondo comprando l'avocado bio, si cambia il mondo tutti i giorni ed è esattamente questo quello che fanno i soci di R84, di Risma 11, di Infatti 9, i soci del Multifactory che stanno nascendo e di quelli che nasceranno. Cambiano il mondo. E noi siamo fieri, noi siamo orgogliosi di essere al fianco di queste persone
che ogni giorno, senza clamore e lontano dai riflettori in palcoscenico, stanno realmente facendo la differenza. Grazie.